Siamo in Afghanistan per la semplice ragione che siamo servi degli americani, ma la cosa curiosa è che nemmeno gli americani hanno più un vero interesse a stare in Afghanistan, perché non si può sostenere che in Afghanistan si sta combattendo il terrorismo perché terroristi internazionali non ci sono in Afghanistan. La stessa CIA ha calcolato che su 50.000 combattenti solo 359 sono stranieri e sono ceceni, turchi, non quelli che hanno in testa la jihad universale. I nostri governanti sono ancora più realisti del re, perché continuano a sostenere che bisogna rimanere in Afghanistan nel momento in cui gli americani stanno facendo trattative con i talebani per venire via, insomma. Solo la Russia e Frattini chiamano questi ancora terroristi, Pentagono e CIA li chiamano insorti, quali sono? Sì, anche perché non possono rimanere in Afghanistan più a lungo, perché spendono cifre in un momento di crisi economica come questo e non possono più sostenere questi ritmi, insomma. Secondo me ci sono state molte illusioni su questo pseudo nero, pseudo democratico. In realtà lui sta seguendo esattamente la politica di Bush e infatti ha mandato 30.000 uomini in più in Afghanistan, solo che non riescono in alcun modo a, non dico a vincere questa guerra, ma nemmeno a contenerla, perché hanno perso, i talebani hanno riconquistato l'80% del territorio, per cui è una presenza che è del tutto inutile. Oltretutto anche loro perdono degli uomini, ne hanno persi, mi pare, fino almeno finché ho fatto i calcoli, mi pare fossero 1.400 le vittime americane. La stragrande maggioranza della popolazione vuole una sola cosa, che gli stranieri se ne vadano. Lo vogliono anche le donne. Questi 10 anni di guerra hanno causato 60.000 morti civili, di cui la maggioranza, secondo un rapporto ONU del 2009, è stata causata dai bombardamenti della NATO. Storicamente gli afghani non hanno mai tollerato gli stranieri, hanno cacciato gli inglesi nell'Ottocento, hanno cacciato i sovietici 20 anni fa e adesso cacceranno anche questi, insomma. Sì, perché i sovietici fecero grandi distruzioni materiali, gli occidentali hanno fatto grandi distruzioni materiali, ma in più con la pretesa di introdurre lì la nostra mentalità, la nostra economia, il nostro modo di vedere il mondo, hanno distrutto l'economia afghana, la socialità afghana, hanno distrutto la socialità afghana e in parte hanno distrutto anche la loro moralità. Ashraf Ghani, che è un medico afghano che ha fatto il dottorato alla Columbia University, ha insegnato alla Berkeley, a John Hopkins ed era il terzo candidato di quelle elezioni, peraltro farse, del 2009, quindi non è assolutamente sospettabile di simpatie talebane, ha detto: nel 2001 eravamo poveri, ma avevamo una nostra moralità, questo profluvio di dollari ha distrutto la nostra integrità. Quindi sono danni che vanno oltre le cose materiali. Kabul all'epoca talebana aveva 1.200.000 abitanti, oggi ne ha 5 milioni e mezzo. La disoccupazione all'epoca talebana era l'8%, adesso è il 40%, in alcune regioni del paese è all'80%. L'artigianato locale è stato distrutto dall'arrivo di costoro. Per dire una cosa divertente, i burqa, perché le donne afghane continuano a portare il burqa, adesso non li fanno più le famiglie afghane, ma li fanno i cinesi, che una famiglia afghana faceva un burqa in un giorno, questi ne fanno 30 in un giorno. E poi questo continuo tentativo di corruzione col denaro, anche adesso ci sono le trattative, ma uno dei tentativi è di pagarli in qualche modo. Ora, questi qui non li paghi, i talebani non è gente che si fa pagare, è gente che ha in testa una sua ideologia o ideale fortissimo, oltre all'idea principale di cacciare gli stranieri. Ci sono 1000 episodi che dicono che non li compri con denaro. Cioè, per esempio, quando gli americani invadono l'Afghanistan con l'aiuto dell'Alleanza del Nord, se no non ce l'avrebbero mai fatta, il mullah è costretto a fuggire, si rifugia da un
capo tribale che si chiama Walid, arrivano i Marines, sulla sua testa c'è una taglia di 25 milioni di dollari, i Marines chiedono la consegna del latitante, Walid fa solo finta di trattare 2 giorni per consentire al Mullah Omar di guadagnare terreno sugli inseguitori. Con 25 milioni di dollari da quelle parti compri tutto l'Afghanistan e un po' di Pakistan, però non sono bastati per corromperlo. C'è un altro che è preso prigioniero, uno che tra l'altro non è un cuor di leone, Zaef, allora pensano gli americani che da lui otterranno informazioni utili su dove è Omar, prima gli fanno il trattamento a Abu Ghraib, poi gli fanno le torture vere e proprie, poi gli propongono la libertà, un mucchio di soldi e quello risponde: non c'è prezzo per la vita di un amico, di un compagno di battaglia. Capisci che è una mentalità completamente diversa. Qui per quanto ci si vende, voglio dire, non parlo delle escort che sono sciocchezze, per quanto ci si vende nella vita sociale e civile in questo paese. È gente che ha ancora un fortissimo senso della propria dignità, insomma. Quando il mullah proibisce la coltivazione del papavero, la produzione di oppio cade quasi a zero. E dopo è successo che sono ritornate le grandi organizzazioni internazionali criminali di trafficanti di stupefacenti, che sono a loro volta collegate con insospettabili classi dirigenti di paesi altrettanto insospettabili. Quindi oggi l'Afghanistan produce il 93% dell'oppio mondiale. Per capire la storia afghana e anche la storia talebana bisogna fare un piccolo passo indietro, e cioè capire perché i talebani si sono affermati e quando si sono affermati. Quando l'Unione Sovietica si ritira, rimane un vuoto di potere, i grandi comandanti militari che avevano sconfitto il colosso sovietico, c'è fra di loro una feroce guerra civile per conquistare il potere, e agiscono nel più pieno arbitrio, cioè taglieggiano, borseggiano, stuprano, ammazzano, vessano in ogni modo la popolazione, cacciano dalle case gli abitanti e ci mettono i loro seguaci. Ecco, il movimento talebano nasce come reazione a questo stato di cose. Nasce per l'iniziativa letteralmente di 4 ragazzi che hanno combattuto i sovietici, che in quel momento hanno 26-27 anni, combattuto giovanissimi, uno è Omar, l'altro si chiama Gauss, un altro Hassan, un altro Rabbani, i quali decidono che bisogna reagire, non sanno come fare. Capiterà che proprio nel paese di Omar vengono rapiti 2 ragazzi da uno di questi, diciamo, di questi boss, li porta nelle basi militari, sua base militare, per poterle stuprare a suo piacimento insieme ai suoi uomini. Omar con altri 30 enfants de pays, armati di 16 vecchi fucili, va sul posto, libera le ragazze, sconfigge i banditi e fa impiccare il capo della banda alla cisterna della piazza del paese. Succederanno un altro paio di episodi di questo genere e allora la gente che viene, diciamo, oppressa, vessata da questi prepotenti, che sono diventate in realtà delle bande mafiose, si rivolge a lui per avere giustizia. Piano piano si aggiungeranno ragazzi delle madrasse, cioè degli studenti delle scuole coraniche, che si chiamano talib, e loro decideranno di chiamarsi talebani. E nonostante siano interamente inferiori, perché quegli altri hanno molto più esperienza, hanno più armi, riescono a sconfiggere i signori della guerra nel giro di 2 anni perché hanno l'appoggio della popolazione che non ne può più di quegli abusi, di quelle vessazioni. Infatti quando arrivano a Kabul sono accolti con grande favore della popolazione. Ecco, questo voglio dire è la premessa, perché se non si capisce dove saltino fuori, come mai si fa grande confusione, si pensa che i talebani siano nati quando c'erano i sovietici. No, sono nati dopo e a causa proprio del fatto che l'Unione Sovietica aveva lasciato un vuoto di potere. Sono nati contro i signori della guerra che hanno sconfitto e cacciato dal paese e hanno riportato l'ordine e la legge in Afghanistan. Una dura legge, la Sharia, peraltro non lontana, perlomeno nella grande area, la vasta componente rurale, non lontana dalla mentalità di quella gente, che comunque preferiva quello piuttosto che l'arbitrio.
In quell'Afghanistan chiunque c'è stato lo può dire, c'era sicurezza, non c'era corruzione, bisognava rispettare la legge, quella legge, e poi da un certo momento in poi, dal 2000, non ci sarà più neanche il traffico di droga. Loro vanno molto per le spicce, quando li prendono, li impiccano. La guerra li hanno fatta agli altri, prima i sovietici, adesso gli occidentali. Gli unici 6 anni di pace, sia pur relativa, sono stati quelli talebani. I progetti di occupare l'Afghanistan, per la verità, queste sono rivelazioni del Washington Post e del New York Times, Afghanistan e Iraq c'erano già prima delle Torri Gemelle. Torri Gemelle ha dato naturalmente una spinta, in Afghanistan c'era Bin Laden, sulla cui figura io sospendo il giudizio, non si sa bene chi sia Bin Laden, e questo gli ha dato il permesso di invadere l'Afghanistan, che volevano conquistare soprattutto, oltre che per ragioni geopolitiche solite, che poi sono sempre quelle che hanno messo in mezzo questo paese, c'era un enorme gasdotto che doveva attraversare tutto l'Afghanistan, dal Turkmenistan, dal Pakistan, quindi un affare colossale di miliardi in cui era interessata una multinazionale americana, un Ocala, in cui erano dentro mezza amministrazione americana, quella precedente, quella che poi diventerà Cheney e Condoleezza Rice per intenderci. E i rapporti fra il Mullah Omar e gli americani si incrinano perché all'inizio erano stati buoni. Omar non era un anti-occidentale pregiudiziale, tanto meno un anti-americano, aveva una certa simpatia perché gli americani avevano aiutati a liberarsi dai sovietici, ma quando decide di affidare questo gasdotto non alla UNOCAL americana, ma alla Bridas argentina diretta da un italiano, tra l'altro Carlo Bulgaroni. Perché prende questa decisione? Ci sono 2 fattori, uno minore, uno che gli italo-argentini ci sanno fare, vanno lì, prendono il test, hanno ore, insomma fanno quelle cose, quelle ritualità che a quel tipo di popolo piace molto, ma la ragione maggiore è che Omar si rende conto che l'UNOCAL non è semplicemente una multinazionale, ma è legata a filo doppio al Dipartimento di Stato, e che quindi quello è il modo degli americani per mettere il cappello sull'Afghanistan. E siccome lui appunto è un nazionalista, come per la verità tutti gli afghani, questa cosa non la può tollerare, improvvisamente si scopre che la Sharia limita il lavoro delle donne, limita la scolarità delle donne, cosa che poi non è vera neanche nei termini estremi in cui è stata riferita, è vera solo in parte, e quindi comincerà una campagna tambour battant, alla fine della quale ci fosse stato o non ci fosse stato l'11 settembre ci sarebbe stata l'invasione. No, non possono vincere la guerra, l'hanno già persa, malissimo armati, hanno riconquistato in 6-7 anni l'80% del territorio. Queste sono stime USA, quindi al di là di ogni sospetto, quindi possono controllare le città, perché la disparità di armamenti è tale che i talebani non possono prendere Kabul. Quindi è una situazione di stallo che gioca tutta a favore degli insorti, che hanno da parte loro il tempo. E questo è difficile, molto difficile dirlo. Adesso ci sono queste trattative col Mullah Omar. Per quello che ne so io, il Mullah pone come precondizione necessaria è che tutte le truppe straniere se ne vadano. Credo che sia disposto a concedere ispezioni ONU che controllino che non ci sono campi di terroristi, eccetera, un po' come gli iraniani, e forse un ammorbidimento della legge coranica. Più in là non va. Non ha combattuto 30 dei suoi 49 anni di vita per farsi imporre una Pax americana, cioè gli stranieri se ne devono andare. Del resto questo è il sentimento di tutta la popolazione, quindi questa è una delle ipotesi. L'altra ipotesi è che si metta d'accordo con Karzai in 2 sensi. Karzai, se vanno via le truppe straniere, cade in 24 ore. Dice: tu sei il presidente democraticamente eletto, allora chiedi tu che se ne vadano le truppe straniere e voglio vedere cosa ti risponde. L'altra cosa che gli ha detto è: combatti con noi così ti riscatti da 10 anni di collaborazionismo con gli occupanti.
Quindi sono trattative su due piani, una americani Mullah Omar, una Mullah Omar Karzai. Se nessuna dovesse andare in porto, loro continueranno a combattere fino a logorare completamente le truppe occupanti.